Bentornati nel forum. Dopo la nostra pausa estiva direi che possiamo ritornare con un nuovo ciclo di recensioni. Dopo avervelo presentato in live un po' di tempo fa, oggi finalmente vi parliamo di Death in Space, gioco di ruolo del 2022 di Christian Ploegforts e Carl Niblaeus, sperando sempre di averlo pronunciato correttamente, finanziato su Kickstarter ed edito dalla Free League. Per l'appunto un po' di tempo fa ve l'abbiamo presentato in live e vi abbiamo anticipato alcuni aspetti di questo gioco di ruolo, quindi adesso che abbiamo il cartaceo tra le mani ve lo possiamo mostrare in tutta la sua bellezza. Questa che vedete è la copertina standard olografica, ma sappiate che per chi l'ha sostenuto su Kickstarter si sarebbe potuto accaparrare una delle versioni con la copertina rigida, per esempio. Oltre al fatto che una delle reward era questa busta, il gioco consegnato dentro questa busta argentata con dentro altri materiali di gioco, che ricordava un po' una sorta di busta delle razioni del cibo di un astronauta. Noi purtroppo questa versione non ce l'abbiamo, sarebbe stato meglio, ma direi che il manuale da solo basta e avanza. Death in Space è un GDR decisamente old school, ambientato in un oscuro universo avviatosi ormai a un inevitabile collasso, come se stesse avvenendo una sorta di Big Crunch, o meglio, una forza oscura, chiamata semplicemente il vuoto, si sta facendo largo nell'universo corrompendo ogni forma di vita che incontra. Oltre a questo, il sistema stellare di Tenebris, ovvero l'ambientazione in cui possiamo svolgere le nostre avventure, è stato sconvolto da un conflitto chiamato Guerra delle Gemme, una guerra scoppiata appunto per il controllo di questi particolari cristalli che potevano essere impiegati nella costruzione di tecnologie molto avanzate, come per esempio i portali per i salti spazio-temporali. Questa guerra ha anche lasciato una ferita inguaribile all'interno del sistema, perché nonostante la corporazione che l'ha fatto scoppiare questo conflitto si sia dichiarata vincitrice, l'intero sistema stellare è ormai demolito e isolato dal resto del cosmo. Da 20 anni non vengono più sviluppate nuove tecnologie, tanto che tutte quelle esistenti vengono continuamente riciclate, rattoppate, restaurate all'infinito. In più le comunicazioni tra le varie stazioni spaziali sono talmente scarse che praticamente è molto difficile venire a sapere che cosa stia avvenendo all'infuori della propria area o del proprio settore. In Death Space giocheremo i membri di una ciurma, di un'astronave oppure di una stazione spaziale alle prese con questo universo decadente. Affronteremo terribili creature corrotte dal vuoto oppure mercenari e pirati spaziali. E in più anche degli strani culti pseudo-religiosi che stanno nascendo intorno a queste diverse forze cosmiche che permeano l'universo. Questa ambientazione, unita anche alla creazione del personaggio, che vedremo tra poco, fanno di Death in Space un titolo molto vicino ad un altro titolo della Free League che abbiamo già trattato, ovvero Mörk Borg. Infatti devo subito far notare che alla realizzazione di questo manuale hanno collaborato gli stessi Johan Nohr e Pell Nilsson, appunto gli autori di Mörk Borg, e per quanto riguarda le illustrazioni e alcuni culti religiosi dell'ambientazione. In più lo stesso Carl Niblaeus aveva già a sua volta collaborato appunto a Mörk Borg, possiamo dire che il team praticamente si è riunito. Tuttavia ho riscontrato anche alcune lievi somiglianze al gioco di ruolo di Coriolis, ma ne riparliamo in fondo al video. Vediamo ora in breve la creazione del personaggio, dello Space Hub e il sistema. Esattamente come in Mörk Borg, i personaggi verranno generati casualmente dal lancio di alcuni dadi, tramite delle apposite tabelle. Prima di tutto stabiliremo le 4 caratteristiche che ci serviranno per tutte le prove, vale a dire corpo, destrezza, savvy, traducibile in comprendonio, ma comunque l'intelligenza, e tech, le conoscenze tecnologiche. Quest'ultima ci servirà anche per l'uso delle armi a distanza. L'uso dei dadi e le somme così ottenute sappiate che possono generare anche dei numeri negativi. Scegliamo un'origine, come il punk o il chrome per farvi 2 esempi, quest'ultimo una sorta di intelligenza artificiale impiantata in un corpo organico. Dunque il vostro background, il tratto caratteriale e il drive. Similmente a Tales from the Loop, un elemento che vi contraddistingue come il mai mostrare debolezza o un particolare segreto. Stabiliremo poi l'aspetto fisico e la fazione che sostenemmo durante la Guerra delle Gemme. L'equipaggiamento di partenza è diviso in 6 diversi pack, come quello del nomade o del mercenario,
In più avrete un vostro gingillo personale che vi caratterizza, una cosa come un carillon che vi riporta alla mente un lontano ricordo. Di questi gingilli non troverete una descrizione in termini di meccaniche di gioco, ma io da master li lascio tranquillamente usare ai giocatori quando ha senso che li usino, facendo fare loro eventualmente un tiro sulla caratteristica più adatta. Sappiate che esattamente come il Lancer troverete un'app apposita per la creazione del personaggio, vi lascio il link in descrizione. Terminati i personaggi, creeremo lo Space Hub, il luogo che ci fa da casa e da santuario in questo difficile universo, e anche per questa troviamo un'apposita scheda da compilare. Sotto molti aspetti la creazione del lab ricorda quella di Coriolis. Prima di tutto però dobbiamo stabilire se si tratta di un'astronave o di una stazione spaziale, ovvero il tipo di frame, a seconda che siate più interessati all'esplorazione o all'intrigo e all'interazione sociale. Quindi decidiamo la sua fonte di energia, dalla quale sapremo a che velocità può muoversi, nel caso di un'astronave, e da quanti moduli è composta. Non si tratta di un semplice elemento narrativo, dal momento che se il motore esaurisce il suo combustibile, il vostro hub potrà solo mantenere attivi i supporti vitali, ma non potrà viaggiare né potrete usare i moduli. Concludete questo passaggio stabilendo il background del vostro hub e il suo quirk, una caratteristica che lo rende particolare. Per esempio potrebbe ospitare una presenza transdimensionale amichevole verso di voi. Attraverso le missioni e i soldi che guadagnerete potete aggiungere moduli extra al vostro hub di volta in volta. A questo punto siete pronti per andare all'avventura, sempre che di avventure si possa parlare, nel sistema di Tenebris. Il Game Master troverà a sua disposizione tabelle per la generazione casuale di contratti e personaggi non giocanti, oltre a, ovviamente, quella per gli incontri casuali nello spazio e vari ostacoli che possono incontrare, accompagnati da un piccolo trigger per attivarli, dettaglio che ho particolarmente apprezzato. Il sistema è veramente molto semplice. Facciamo un check su una delle nostre 4 abilità lanciando un D20. Un risultato di 12 o più è un successo e nel caso di un 20 naturale in combattimento sarà un colpo critico. In caso di fallimento guadagneremo fino a 4 punti vuoto che potremmo spendere per ottenere un vantaggio nel prossimo tiro o attivare una mutazione cosmica. Le mutazioni cosmiche sono particolari poteri ottenuti in creazione del personaggio come un bonus di partenza, come avanzamento spendendo punti esperienza o in alcune particolari situazioni. Come dicevamo, potete spendere punti vuoto per attivarle. Tuttavia, se spendete punti per effettuare un tiro con vantaggio e questo fallisce, subirete una corruzione del vuoto, anch'essa da stabilire casualmente con il lancio di un dado. Il combattimento segue queste stesse regole. Facciamo un tiro di corpo per gli attacchi in mischia e uno su tech per quelli a distanza, in cui dovremo uguagliare o superare il rating di difesa dell'avversario. Ovviamente ne abbiamo uno anche noi che possiamo potenziare indossando protezioni. La cosa interessante è che al termine del combattimento dovremo stabilire con un tiro di dado se la nostra arma si è danneggiata. Gli oggetti infatti hanno un punteggio di condizione che ne stabilisce l'integrità, per rimarcare il fatto che ogni oggetto è vecchio e rischia sempre di rompersi. Inutile a dirsi, è previsto anche un sistema di combattimento per le astronavi, sostanzialmente risolto attraverso dei tiri di intelligenza e tech per muoversi e attaccare, nel quale la nostra nave potrà subire danni e consumare carburante. Riguardo al viaggio in astronave, potremo compiere anche delle manovre rischiose che richiederanno una prova di intelligenza e che in caso di fallimento ci costeranno carburante. A seconda della lunghezza del viaggio sono previste delle tabelle di malfunzionamenti a bordo. Muoversi a gravità zero comporterà degli svantaggi al tiro, mentre per uscire nello spazio esterno dovrete indossare delle speciali tute chiamate EVA, leggere o pesanti, che conferiscono un bonus alla difesa, e consumare uno step di ossigeno per ogni ora trascorsa fuori. Nel caso stiate combattendo in queste condizioni, sarà la riserva di ossigeno a diminuire al posto dei vostri punti ferita. Considerazioni. Trovo che Dead in Space fonda parte della sua filosofia e del sistema di gioco con quelli di Mörk Borg e di altri titoli che sfruttano lo Year Zero come ci ha abituato la Free League. Come in Mörk Borg l'ambientazione è cupa e morente, i personaggi sono abbandonati a se stessi e gran parte delle nostre sorti sono affidate ad un sistema brutale e ad un sistema di tabelle con i loro risultati casuali. E per l'appunto, come abbiamo detto prima, i due autori di Mörk Borg hanno collaborato per l'appunto alla realizzazione di questo titolo.
A differenza di Mörk Borg però non ci sarà uno schema di eventi predeterminato che farà avviare i nostri personaggi verso la fine. Se l'universo debba o meno collassare sarà lasciato a nostra discrezione. La creazione condivisa dei personaggi, la presenza dello Space Hub e delle condizioni mi ha ricordato per l'appunto i giochi basati sullo Year Zero come Tales from the Loop, Vezzen, eccetera eccetera. Ormai avete imparato bene o male a conoscerli. Data l'ambientazione spaziale, il fatto che il party possieda una propria astronave con la relativa scheda, la presenza di fazioni religiose o meno, direi che questo titolo, tra tutti quelli della Free League, si avvicina di più effettivamente anche a Coriolis. Però ovviamente non aspettatevi affatto la medesima esperienza di gioco, direi che le similitudini filosofiche o eventualmente di meccaniche terminano qui. Comunque mi sento di affermare con una certa sicurezza che Dead in Space è in qualche modo una summa delle diverse filosofie che la Free League ci ha mostrato finora. Pur essendo minimali, devo dire che impaginazione e illustrazioni restituiscono perfettamente quel mood di universo destinato al collasso. Il manuale, come avete visto, è un piccolo A5 piacevole da sfogliare e molto ordinato, cosa che forse lo rende un po' più facile da consultare rispetto a Mörk Borg. Dimenticavo di dirvi ovviamente che in fondo trovate anche quella che è l'ambientazione ufficiale di Tenebris e dell'Anello di Ferro, in cui potete svolgere anche alcune avventure di partenza. Tra le fonti di ispirazione di Dead in Space mi sento di citare ovviamente 2001 Odissea nello spazio, ma anche Blade Runner e Titan AE per quei 4 gatti tipo me che l'hanno visto. Mi sento di suggerirlo ovviamente agli amanti della old school e, a differenza di Mörk Borg, che può risultare spiazzante come impaginazione, stile grafico, illustrazioni e soprattutto per la tematica che tratta, mi sento di suggerirlo quindi anche a dei neofiti, tutto sommato. Il sistema è veramente semplice e di riferimenti ne potete trovare quanti ne volete. Per esempio, in effetti mi sarebbe piaciuto potervi mostrare una one shot vagamente ispirata a Dead Space, che oltre ad avere un titolo simile ha anche molte similitudini tematiche e riferimenti tematici e visivi, per l'appunto. Queste erano le mie opinioni su Dead in Space, gioco di ruolo della Free League che io vi invito a recuperare e a conoscere perché lo considero comunque nella sua semplicità un piccolo gioiellino. Io ringrazio la Free League per averci dato la possibilità di potervi parlare comunque di questo titolo. Se questo video vi è piaciuto io vi invito come al solito a iscrivervi al canale, di mettere un mi piace e di condividere questo video. Vi invito inoltre, se volete, a passare dalla nostra pagina Facebook e di seguirci sul nostro profilo Instagram. E se volete fare 2 chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo, vi invito a unirvi anche al nostro gruppo Telegram. Daniele dal forum Sententiam vi aspetto la prossima settimana con una recensione decisamente tolkieniana, dal momento che da domani uscirà la per niente controversa serie degli Anelli del Potere. Comunque, detto questo, Daniele dal forum Sententiam chiudo.